In questo tutorial vediamo come creare un quaderno digitale. Andremo a vedere come fare la spirale, come fare diversi formati di quaderno con delle etichette che possiamo creare come un vero raccoglitore. E in base ai gusti personali andremo a vedere come possiamo anche decorare le pagine per rendere il quaderno gradevole. E una volta costruito il quaderno, tutti gli elementi che abbiamo aggiunto non sono spostabili, quindi diventa un vero notebook digitale. Andiamo a vedere come fare. E prima di iniziare andiamo a fare una bella passeggiata estiva. Per iniziare andiamo innanzitutto su Google Slides e clicchiamo sul più. Poi impostiamo la misura del quaderno, quindi andiamo su File, poi andiamo su Page Setup e scegliamo la misura. Io preferisco widescreen, che poi viene meglio per usare sia su tablet che su iPad. Poi andiamo su Slide, Edit Master e si apre questa schermata un po' con lo sfondo scuro. E ora impostiamo il nostro quaderno. Per il momento togliamo queste caselle di testo, poi lo reinseriremo. Per il momento ci serve una base su cui lavorare, quindi eliminiamo anche questa. Prima di iniziare a costruire è meglio dare un nome alla pagina iniziale. Diamo un nome, quaderno degli esercizi, digitale oppure copertina, un nome che volete perché poi ci servirà appunto per ripescare la pagina dai layouts che vedremo più avanti. Ora andiamo a prendere un'immagine che abbiamo preventivamente salvato sul nostro computer, quindi andiamo su Insert Image Upload e clicchiamo sull'immagine. Una volta che l'immagine si è caricata, aggiustiamo un po' ai lati, quindi tiriamo dalle 4 maniglie e dai puntini evidenziati lasciando un contorno bianco. Una volta che l'abbiamo aggiustata, andiamo su quella freccina vicino al simbolo del ritaglio per arrotondare la forma quadrata dell'immagine. Quindi scegliamo il secondo delle forme e poi possiamo tirare ancora da quel puntino giallo per arrotondare di più o di meno. Una volta che abbiamo arrotondato ai lati andiamo su Format, le opzioni del format, quindi Drop Shadow, quindi creiamo un po' di profondità e tiriamo la distanza per creare un po' di ombra. Ora andiamo su Shapes, forme, e quindi selezioniamo il secondo che ha la forma arrotondata per creare la rilegatura del quaderno. Poi lo aggiustiamo e lo mettiamo al lato più esterno. Aggiustiamo un po' i lati e poi col pallino giallo possiamo sempre arrotondare un po' di più o un po' di meno. Per avere lo stesso verde della copertina andiamo a prendere Color Picker, che è un'estensione di Chrome e lo trovate su Chrome Store. Facciamo un clic sul verde e poi copiamo quel codice lì. Con il tasto destro facciamo copia, chiudiamo Color Picker e poi andiamo sullo sfondo, facciamo il più per personalizzare il colore
e incolliamo il codice del verde che abbiamo appena copiato. Possiamo anche rendere un po' più chiaro e poi facciamo ok, e qui abbiamo creato una sorta di rilegatura dove poi metteremo anche la spirale ad anelli. Andiamo su quella penna e scegliamo il colore nero per esaltare la rilegatura, poi andiamo su quelle 3 striscioline per lo spessore della etichetta che abbiamo creato, quindi scegliamo il 3 per esempio per mettere in risalto il bordo. Ora andremo a creare l'etichetta del quaderno, quindi andiamo su forme e scegliamo sempre quella con il contorno arrotondato e disegniamo la nostra etichetta, che poi possiamo sempre aggiustare e arrotondare dal pallino giallo. Ora creiamo una coppia, con il tasto destro copiamo e incolliamo in maniera tale da avere un'altra etichetta che inseriremo all'interno di quella che abbiamo prima incollato. Aggiustiamo così abbiamo un'etichetta che richiama proprio un'etichetta del quaderno normalmente in uso. Ora andiamo su quelle 3 righe per inserire lo spessore e facciamo 3 su quell'etichetta esterna e mettiamo il colore nero per risaltare il bordo esterno e facciamo la riga più sottile per il bordo interno, quindi facciamo 3 esterno e 2 interno. In quello spazio inseriremo una riga per consentire di mettere il nome, quindi andiamo su quella freccia lì e tiriamo una linea. Ecco, ora la rendiamo dal colore nero e poi lo spessore 3 per mettere in risalto la riga. Ora possiamo scrivere un titolo del quaderno, di che cosa si tratta, possiamo mettere la materia oppure quaderno di, ad esempio. Facciamo degli spazi per tirare la scritta in su ed ecco che abbiamo creato la bozza iniziale del nostro quaderno. Se andiamo fuori dalla maschera di Edit, vediamo che non si può spostare nulla di quello che abbiamo inserito quando abbiamo costruito la copertina, e se andiamo su quella freccetta dove ci sono i layouts, troviamo anche il layout della copertina. Ora andiamo a costruire la prima pagina del nostro quaderno, quindi andiamo a prendere un'immagine di un foglio a righe e lo salviamo nel nostro computer. Una volta che abbiamo salvato con nome, andiamo su Google Slides di nuovo e inseriamo quest'immagine andando su Insert Image da upload dal nostro computer, clicchiamo sul foglio a righe, confermiamo ed ecco che il nostro foglio è stato inserito. Aggiustiamo la dimensione. Lasciamo un bordo bianco all'esterno in maniera tale da poter attaccare le etichette del quaderno. Ora inseriamo delle caselle di testo per poter consentire di modificare, quindi prima mettiamo lo spazio per scrivere il titolo, quindi ingrandiamo fino dove vogliamo, poi torniamo a quella freccia e prendiamo quello per inserire il corpo della pagina, quindi tiriamo la grandezza che ci serve e viene in automatico quella scritta che non possiamo cancellare ma è predisposta dal sistema. Quindi è da quella freccia che ci consente di scegliere l'opzione per tenere lo spazio del titolo e l'opzione per tenere lo spazio per il corpo. Quindi non è una casella di testo normale, però dobbiamo proprio selezionare sia per il titolo che per il corpo della pagina.
Ora andiamo su Shapes per inserire le etichette. Prendiamo il penultimo e disegniamo un'etichetta, poi la giriamo per avere l'etichetta, la parte arrotondata all'esterno e la parte dritta all'interno. Prima costruiamo una e poi la duplicheremo per le altre, quindi aggiustiamo lo spessore e il colore dei bordi, mettiamo 2 e una volta che abbiamo sistemato facciamo un duplica. Faremo in questo caso 5 etichette e poi le distingueremo per colore. Per cambiare il colore facciamo un clic sull'etichetta e poi andiamo sullo sfondo e scegliamo i colori che ci piacciono. Una volta terminato, scriviamo le varie categorie che vogliamo scrivere nel quaderno. Ad esempio, i miei alunni hanno queste 5 categorie e quindi lo prendo come un esempio, però ognuno potrebbe adattare in base alle proprie esigenze. Una volta terminata la prima pagina non facciamo altro che duplicare le altre pagine. Quindi con il Ctrl D o Command D per chi ha il Mac duplichiamo la pagina. Si può scegliere anche di cliccare con il tasto destro e scegliere l'opzione di duplicare il layout. Ora distinguiamo le pagine, quindi manderemo indietro tutte le etichette che non ci servono, facciamo un clic e con il tasto destro facciamo Send to Back. Ora prendiamo il color picker e lo sfondo di ogni pagina la rendiamo uguale all'etichetta in maniera tale da avere una sintonia di colori ogni volta che giriamo la pagina. Proseguiamo nella stessa maniera per ogni pagina, quindi ogni pagina che stiamo lavorando viene in avanti e le altre etichette vanno indietro. Poi prendiamo il colore e lo mettiamo sullo sfondo della pagina per la coerenza dei colori. Per la tonalità dei colori dello sfondo ci facciamo aiutare dal color picker per avere l'esattezza del colore dell'etichetta. Una volta che abbiamo terminato andiamo fuori dalla maschera dell'editing del layout, quindi chiudiamo con quella crocetta e poi andiamo ad inserire tutte le pagine. Andiamo su quella freccetta in giù e qui troviamo tutte le pagine che abbiamo creato e quindi in ordine di sequenza dei colori dell'etichetta inseriamo una per una. Se rinominiamo le pagine con un ordine numerico, le troviamo una dietro l'altra nel layout, altrimenti vengono sparpagliati se non sono ordinate in sequenza numerica. Ed ecco che una volta che abbiamo numerato le troviamo sia da lì, quindi dal layout, che da questa freccia qui. Se clicchiamo troviamo tutte le pagine che abbiamo creato. Presentiamo, le pagine si caricano ed ecco, se clicchiamo sull'etichetta ci sono i vari links. Per inserire il link la procedura è questa: si va su Shapes, si inserisce la forma, si copre l'etichetta, si rende trasparente
e poi si fa una copia della forma che abbiamo già creato e reso trasparente e copriamo tutte le altre etichette, così inseriremo il link sopra questo quadrato trasparente. Tuttavia non fate l'errore di inserire il link in questa modalità di lavoro, perché poi quando condivideremo il quaderno digitale queste parti del link che abbiamo inserito possono essere eliminati per sbaglio, quindi per evitare ciò lo dobbiamo rendere fisso come tutta la struttura che abbiamo creato in Edit Master. Andiamo a vedere come fare. Andiamo su Slide, Edit Master, quindi vediamo la schermata scura, così siamo sicuri che stiamo lavorando su quella principale. Poi andiamo su Shapes, prendiamo la penultima, la inseriamo come abbiamo visto prima, però eravamo in modalità che possono essere spostate queste etichette col link, però ora che inseriremo qua all'interno della maschera del master non potranno essere spostate, quindi faranno parte della struttura del quaderno. Quindi rendiamo trasparente e anche il contorno rendiamo trasparente così che non si veda nulla, ma vediamo soltanto l'etichetta. Col tasto destro facciamo link e andiamo a prendere la slide. Possiamo anche inserire da insert link e prendiamo la slide che ci serve. Facciamo apply. Sarebbe meglio prima fare delle copie prima di inserire il link, altrimenti facciamo il lavoro doppio. Quindi facciamo una copia senza link e poi inseriremo tutti i vari link per ogni etichetta. A volte ci capita di non vedere la slide che vogliamo linkare. In questo caso riusciamo a vedere. Quando arriviamo in fondo è possibile che non riusciamo a vedere la slide che vogliamo, quindi una strategia per evitare questo è quella di spostare in alto il quadrato dove inseriremo il link, così riusciamo a vedere bene quale slide vogliamo inserire e poi lo spostiamo giù all'etichetta più in basso. Se vogliamo stampare il nome sul quaderno, possiamo andare su textgiraffe.com e scrivere il nome. Questo sito l'abbiamo già visto nei precedenti video. Salviamo l'immagine con nome e poi torniamo al nostro quaderno digitale e facciamo Edit Master e qui possiamo andare su Insert immagine, lo carichiamo dal computer, aggiustiamo la misura dell'immagine, del nome e poi lo sistemiamo in quella posizione. Se facciamo in questa maniera il nome non sarà modificabile dal quaderno, quindi è come se fosse una stampa. Quindi se vogliamo un quaderno personalizzato lo possiamo lasciare così, altrimenti questo spazio possiamo lasciarlo libero in maniera tale che possa essere condiviso e poi ognuno che riceve questo quaderno possa scrivere il proprio nome. Quando usciamo dalla modalità di costruzione del quaderno vediamo che l'immagine che abbiamo inserito come stampa del nome non si sposta. Ora vediamo come costruire il retro del quaderno digitale. Andiamo su Edit Master e copiamo la copertina. Quindi togliamo questi elementi che abbiamo inserito nella copertina di fronte, eliminiamo tutta, ci rimane una pagina vuota e la salveremo come copertina retro, ad esempio. Facciamo ok
E ora andiamo su Layout, in quella posizione andiamo sulla freccia e prendiamo la copertina finale. Se volete possiamo anche inserire qualche immagine, bitmoji o quello che vogliamo per decorare la pagina finale. Basta fare un drag and drop, si trascina e si inserisce. Da Edit Master possiamo anche preimpostare il carattere. Scegliamo il carattere che ci piace, il libro avrà quel carattere come preimpostato. Ora vediamo come creare diverse spirali per il quaderno. Possiamo usare sia Google Slides che PowerPoint. In questo caso useremo Keynotes di Mac. Prendiamo una presentazione vuota come base di lavoro. Eliminiamo le caselle di testo che non ci servono. Andiamo su Shapes, forme, prendiamo una forma, la seconda, quella arrotondata, e poi la allunghiamo, la rendiamo più stretta e poi cambieremo il colore. Andremo a scegliere Advanced Gradient in maniera da rendere più metallico il colore. Aggiustiamo l'immagine, spostiamo un attimo il raggio di luce dove cade per rendere un po' più realistico. Ora prendiamo un cerchio e creiamo un'illusione dei buchi della spirale, quindi prendiamo un cerchio e lo coloriamo di nero, poi aggiustiamo la misura e lo posizioniamo vicino alla forma che abbiamo creato precedentemente. Duplichiamo il cerchietto, quindi lo copiamo e poi lo incolliamo e lo posizioniamo dall'altra parte dell'anello che stiamo creando. Come posizione lo mandiamo all'indietro in maniera tale che l'anello sopra sia in avanti. Una volta che abbiamo creato un anellino, possiamo fare raggruppa. Selezioniamo ogni elemento e poi clicchiamo su raggruppa. Una volta che abbiamo cliccato su group e abbiamo raggruppato, facciamo una copia di quell'anello e poi lo incolliamo diverse volte. Poi lo posizioniamo e rimettiamo tutti a una distanza ragionevole, dopodiché selezioniamo ad esempio i 4 che abbiamo creato, li raggruppiamo di nuovo e poi facciamo una coppia degli anelli raggruppati per non fare uno alla volta, quindi diventa più facile avere già la spirale pronta. Una volta che la nostra spirale è pronta, andiamo a copiarla, con il tasto destro possiamo fare copia e poi torniamo al nostro quaderno digitale e facciamo incolla. Una volta sistemato la misura della spirale che ci serve, facciamo una copia da trasferire ad ogni pagina, quindi incolla ogni pagina. Una volta che abbiamo terminato, usciamo dalla modalità di Edit e vediamo che la spirale non si muove nel quaderno digitale. Possiamo anche inserire in queste pagine che vediamo delle decorazioni per rendere appunto il quaderno molto gradevole. Una volta condiviso con gli alunni o con chi vogliamo, può essere anche aperto da un tablet oppure dall'iPad e possiamo anche scrivere come una pagina di un quaderno. Quindi ad esempio se scriviamo link, vogliamo inserire un link di un video, visto che la pagina ad esempio è di grammatica, possiamo inserire il link di un esercizio relativo alla parte grammaticale. Incolliamo sempre utilizzando le dita oppure la pencil dell'iPad se uno ce l'ha. Ed ecco che abbiamo il link come un appunto nel nostro quaderno. Alternativamente possiamo inserire un'immagine che poi possiamo linkare l'immagine che porta ad esempio ad un video di una parte grammaticale, per esempio.
possiamo direttamente fare dall'immagine il link. Anziché avere la scritta, possiamo fare dal più, facciamo incolla il link del video ed ecco qui che abbiamo creato un appunto nel nostro quaderno digitale, quindi in una delle nostre categorie che abbiamo creato abbiamo gli appunti inseriti. Ora vediamo in modalità di present, siamo sul tablet o sull'iPad in questo caso per studiare e possiamo anche sfogliare gli appunti. Su PowerPoint o Keynotes o Google Slides possiamo anche creare diverse tipologie di spirale, quindi con le forme possiamo creare sottili, più grossi, dorati, argentati, eccetera. Guardiamo velocemente quelli sottili come fare. Da Edit Master possiamo anche inserire tutte le decorazioni che vogliamo, quindi andiamo su Insert, Upload Image, quindi carichiamo l'immagine dal nostro computer e la posizioniamo dove vogliamo. C'è anche la possibilità di ricolorare l'immagine che abbiamo inserito. Facciamo formato opzioni e ricolora. Di un'immagine possiamo scegliere diversi colori. Queste decorazioni che vedete sono state scaricate gratuitamente dal sito di netclipart.com. Si può fare anche una ricerca per tonalità. E questo è tutto, alla prossima puntata, ciao!